In questa puntata Nico Patrizzi ci accompagnerà in uno straordinario viaggio alla scoperta delle auto sovietiche. Una nuova intervista, oggi con noi Federico abbiamo un ospite d'eccezione. Io come sempre in queste interviste vi lascio a voi due e lascio a te la presentazione. Grazie. Di presentazione Nico forse non ha bisogno, ternano come noi, speaker, giornalista, presentatore. Quanti circuiti hai visto? Quante gare hai girato? Diciamo, Federico, che sono da 24 anni ininterrotti che io seguo le gare in Italia senza interruzione, dal 9 aprile 2000, e da allora sono rimasto costantemente una presenza sugli autodromi italiani. Io ho 42 anni, quindi più della metà della mia vita, quindi dovrebbe bastare da solo per definire la passione che le corse hanno acceso in me, superiore a qualunque altro sport. Esatto, noi ci conosciamo più o meno da quasi una ventina d'anni forse? Beh, diciamo una decina d'anni ai tempi del Race Day di Ronde Terra, quella bellissima creatura di Alberto Pirelli, purtroppo come tutti gli yogurt, anche quella come tutte le cose buone aveva la data di scadenza. Certo. Veramente era un campionato d'oro e dopo di quello lo sterrato in Italia è in una grave crisi, dobbiamo veramente dirlo, Federico, dove tu con la Opel Astra GSE hai rifatto sempre grandi emozioni, ma anche con la Ford Sierra con Elisa Pinotti, se non sbaglio. Esatto, in realtà, se ti ricordi, in quell'occasione ho corso con un altro amico toscano e lì facevi lo speaker, Ronde dei Noccioli 2008. Sì, all'arrivo a Capranica, esatto, con la scalinata della chiesa lì vicino, una gara che poi non ebbe seguito purtroppo, organizzata dal grande Serafino Moretti che salutiamo, ed era una gara spettacolare che purtroppo non ha avuto seguito, a dimostrazione di come sia difficile organizzare le gare su terra, perché eventi come questi possono andare per diversi anni, poi alla fine hanno anche quelli veramente i giorni contati. Abbiamo avuto il Ronde dei Noccioli, abbiamo avuto il Nido dell'Aquila, tanti esempi di bellissime gare molto promettenti, anche la vecchia Ronde Valtiberina di Pieve, ora il Rally Valle del Teveri, sono gare che si sono esaurite, che si hanno dovuto reinventarsi. Insomma, lo sterrato in Italia prometterebbe tantissimo. Abbiamo avuto anche piloti di livello internazionale come Bulasia, per esempio, abbiamo avuto Hayden Paddon, ma non riusciamo proprio a farlo decollare. Esatto, questa purtroppo è l'attualità. Stasera parleremo di attualità, ma a livello mondiale, partendo dalla crisi fra Russia e Ucraina, giusto Nico? Esattamente, l'elezione di Donald Trump ha riportato alla ribalta questa situazione di crisi che si protrae da ormai 3 anni ininterrotti, che non sembra avere via d'uscita in questo conflitto a bassa intensità che però tanti problemi crea non soltanto i due paesi coinvolti ma anche un po' il resto del mondo per via di tante ragioni energetiche, industriali, economiche, e tra le altre cose questa crisi tra Russia e Ucraina sta spingendo l'automotive dell'ex Unione Sovietica di nuovo a una condizione di autarchia, di autosufficienza forzata come dopo la vittoria nella seconda guerra mondiale. Bisogna veramente dirlo, perché le case occidentali si sono ritirate dalle loro partecipazioni nelle case russe, come per esempio la Renault con la Lada, e quindi le sono di nuovo costrette per sopravvivere a basarsi unicamente sui propri mezzi, una specie di rinazionalizzazione che sta privando queste case però di importanti terreni sui mercati non più soltanto dell'Occidente, dell'Europa unitaria, ma anche di quelli dell'ex blocco comunista che però ormai si è aperto alla NATO. Ma di quali case automobilistiche ci vuoi parlare nello specifico? Intanto parliamo subito della Lada, la più famosa perché ha anche avuto ramificazioni in Italia, con sede a Togliattigrad, ha avuto anche accesso al know-how italiano della Fiat, per esempio basti ricordare la Ziguli che era una normale 128, e poi molto è stato fatto di italiano nella progettazione della Niva, un fuoristrada che è stato molto popolare anche qui in Italia. Molto longevo. Molto longevo, ancora oggi in produzione, opportunamente ritoccato, ora trasfigurato rispetto all'originale, però veramente la Lada Niva per molti anni, a parte piccoli ritocchi, ha sempre mantenuto quella impronta con la quale era stato lanciato negli anni 70 a un congresso del Procus, tra l'altro come il nuovo fuoristrada sovietico, soppiantando le concorrenti come la UAZ, come il Volin della Luaz e anche i timidi tentativi di altre case come la Zaporozhye Automobiles Zavod, la ZAZ e altre di affermarsi nel vasto universo dei fuoristrada sovietici. Quindi l'hai detto prima, l'hai anticipato, l'autarchia.
sotto quale aspetto? Come ce lo spieghiamo? Autarchia intesa come autoproduzione, autosufficienza a livello meccanico, a livello di studio dei telai, di lavorazione dei telai, un minima ispirazione magari a auto della vicina Germania, know-how limitato dell'Italia, che era uno dei pochi paesi che era leggermente più aperto dei rapporti con l'Unione Sovietica, ma per il resto la parola d'ordine era autarchia, autoproduzione meccanica, autoelaborazione di carrozzeria, rivolgersi unicamente all'acciaio russo, non rivolgersi alla componentistica straniera, e questa è stata un'impronta che poi è stata rivolta anche alle tante altre case che sono sorte nei paesi che l'Unione Sovietica aveva assoggettato dopo la vittoria nella Seconda Guerra Mondiale. Quindi per esempio la FSO in Polonia, oppure la Skoda in Repubblica Ceca, che però aveva origini differenti, era una vecchia industria bellica e che, bisogna veramente dirlo, ha avuto un'impronta leggermente meno controllata dall'Unione Sovietica e si è guardato un po' di più verso l'Occidente, e questo è stata è stato il segreto che ha permesso alla Skoda di rimanere in condizioni un po' più floride con il passare degli anni. Poi soprattutto ora la proprietà è del gruppo Volkswagen. Esatto. E poi possiamo anche dire invece in Romania c'è stato un controllo diverso della situazione automobilistica, perché Ceausescu, pur molto dipendente da Mosca, stringeva accordi con la Francia per le 3 case automobilistiche che erano nel paese della Romania, nel paese neolatino, la Aro di Campulunc e poi ancora la Olt Cit, la Oltena, che era una fabbrica nata con una joint venture con la Citroën, e soprattutto la Dacia che poi però per sopravvivere ha dovuto legarsi strettamente alla Renault, fatto che resiste tuttora. Un grande successo commerciale, peraltro. Un grande successo commerciale, certo, però la Dacia, bisogna dire che basandosi inizialmente sull'autarchia sovietica, la Dacia si trovava veramente in cattivissime acque e la Renault l'ha salvata, richiesta veramente a mani giunte da Ceausescu, nonostante i suoi patti con il gruppo Citroën, però la Dacia è stata una casa che ce l'ha fatta aprendosi completamente all'automotive occidentale. Quindi la storia contemporanea, la storia del dopoguerra e la guerra fredda che conosciamo bene ha dato origine a questo tipo di case automobilistiche, come dici tu, incastrate, legate a doppio filo con una parte d'Europa. Esattamente, legate principalmente all'Unione Sovietica, alla quale le case dell'Unione Sovietica erano la fonte di ispirazione anche per quelle dei paesi confinanti, per esempio la Zazda Tavria ucraina, la Pso Polonez e anche la Skoda Favorit della Repubblica Ceca, che pure veniva in un periodo già più avanti, erano tutte basate sulla piattaforma delle auto russe come la Lada Samara, per esempio. Quindi quella era la base di ispirazione principale, la Greffe, usando una terminologia francese, per costruire poi i modelli di hatchback che poi erano destinati alla clientela di tutti i giorni. Sicuramente lo ricordi, la Skoda Favorit ha fatto anche la sua, come si dice, porca figura nelle competizioni, giusto? Certo, la Skoda Favorit, basata inizialmente sulla Lada Samara, però poi si è ritiragliata la sua nicchia, ha iniziato ad aprirsi alla componentistica dell'Europa occidentale, tanto per cominciare. Poi, man mano che la Skoda ha iniziato a guardare sempre di più verso l'Occidente, dobbiamo tenere presente che la Skoda era l'unica che si impegnava regolarmente nei mondiali rally prima ancora della Favorit, con la 130 LS. Certo. Con la 130 LS si impegnava già a livello ufficiale nei rally, e poi la Favorit è stata proprio la macchina che ha aperto la Skoda proprio all'automotive occidentale, con 2 piloti come Emil Triner e Pavel Sibera, che erano molto noti anche in Italia, molto amici di Emilio Radelli, e la Skoda è stata la prima casa ad anticipare proprio la tendenza della perestroica, l'apertura dell'automotive dell'Europa orientale, sia russo che dei paesi confinanti, alla componentistica americana, alla componentistica europea, e poi bisogna anche sottolineare la Zastava Jugo. La Zastava Jugo in un caso particolare, la piccolina, sì, era una hatchback basata sui dettami delle auto dell'Europa orientale, però guardava di più ai mercati dell'Occidente e arrivò addirittura in America, l'unica auto orientale a riuscire a fare bene sul mercato americano, nonostante non fosse neanche così affidabile, ma
ma il prezzo era bassissimo, era concorrenziale rispetto alle macchinine giapponesi che di solito erano ricercate dagli impiegatucci, dagli operai americani, e la Yugo riscosse un grande successo. Bisogna però dire che la Jugoslavia, rispetto agli altri paesi del blocco, era un paese già più aperto, già si professavano non allineati, non erano insomma un paese completamente comunista, era un paese con una mentalità più socialista, appunto, e la Zastava riuscì a trovare dunque quel punto di bilanciamento che consentiva alle sue auto di rimanere sì fedeli ai dettami comunisti, autosufficienza nella telaistica, autosufficienza nella meccanica, però con uno sguardo aperto al mercato dell'Occidente, guardando anche al grande nemico americano, e la Yugo ebbe un incredibile successo, è diventata molto popolare, addirittura pensate nel terzo film di Die Hard, McClane e il suo amico di colore tra i tanti spostamenti utilizzano una Yugo, tanto per far capire quanto fosse popolare questa macchina. Quindi l'unica vettura ad avere sfondato sul mercato americano le Yugo, nonostante ubbidisse ai dettami autarchici dell'Europa orientale, è stata l'unica che ci è riuscita con una serie di circostanze molto fortunate, però è un caso particolare. E poi la perestroika l'ha danneggiata oltremodo, perché sappiamo che la Jugoslavia è stata colpita da una guerra, l'unico paese che ha fatto una transizione molto molto violenta. Federico. Certo che sì, però mi viene un pensiero, di tutte queste auto che abbiamo parlato, di tutti questi modelli, non ce n'è una bella, sono brutte, lo possiamo dire? Penso di sì, a costo di essere impopolari. E se mi viene in mente la Favorit, veloce ma bruttissima, dovremmo aprire una parentesi sulla Trabant, ma non lo facciamo perché non abbiamo tempo Penso che lo potremmo occasione. aprire in un'altra Esatto. occasione, perché l'automotive tedesco orientale aveva altri particolari, a parte il fatto che l'automotive tedesco orientale è sempre scimmiottato quello della Germania occidentale, bisogna dirlo, quindi già si scostava dai dettami sovietici, perché invece loro guardavano ai colleghi, ai Wessis, gli Wessis guardavano ai Wessis, quindi assolutamente una cosa completamente diversa. No, invece le auto del blocco sovietico avevano un dettame proveniente dall'Unione Sovietica che le rendeva veramente molto brutte. In certi casi, come la Old Seat Club, si cercava di adeguare i dettami sovietici a vecchi progetti come quello del progetto I di Robert Opron. Infatti la Oltenia Club, che è la nostra Citroen Axel, sembrava una via di mezzo tra una Samara e una Citroen Visa. Molto resistente, quella per i mercati occidentali, però molto brutta. Sì, erano auto destinate al popolo, dovevano semplicemente andare, reggere, e poi Economiche, sì, in grado di essere affordable per le tasche della clientela dell'Europa orientale, che non aveva salari così elevati ovviamente, in grado di essere affordable alla clientela dell'Europa orientale, che doveva guidarle, basta che andassero, che resistessero al freddo, che richiedessero poca manutenzione. E quindi questo automotive autarchico doveva soltanto ubbidire al desiderio primario degli operai e dei contadini dell'Europa dell'Est di disporre di un mezzo di locomozione che fosse abbastanza performante. Perfetto. Poi la guerra fredda, diciamo che si conclude 1989, crollo del muro di Berlino. Cosa cambia? Abbiamo detto, la Skoda era già stata la prima con le esperienze timide nel mondiale rally, nel mondiale endurance turismo, ad aprirsi all'Occidente. E poi qui la porta è sfondata e le industrie polacche, rumene e sovietiche sentono il peso della crisi. La situazione si fa critica anche perché cominciano lentamente a entrare le case occidentali, ci sono rapporti di partnership, alcuni modelli, alcuni concetti come la Lada Niva, grazie a una forma molto robusta di meccanica e di carrozzeria, riescono comunque a superare indenne anche l'arrivo dei fuoristrada giapponesi, riescono ancora ad avere una buona clientela nell'Occidente. Ma altre auto come la Jazz Tavria, chiamata un death trap perché in caso di tamponamento il cofano poteva rientrare come una ghigliottina a sfondare il torace del malcapitato, pensate un po', altre auto risentono gravemente della concorrenza straniera, e le case costruttrici di diversi paesi, appunto la Jazz, appunto la Aro, appunto la Oltena, iniziano a accusare una grave crisi e iniziano a vendersi ai grandi gruppi asiatici. La Corea iniziano anche a ricevere il know-how cinese, che era stato in grado di emanciparsi dall'influenza che era stata data sempre dall'Unione Sovietica. Molte fabbriche entrano in crisi, la Aro chiude i battenti
dopo una situazione veramente critica. Anche in Italia arrivava un modello di aro. Bravo, bravissimo, l'Aro, costruita dalla CM su licenza, l'Aro 10 CM, modelli con qualità costruttiva decisamente superiore. La CM costruiva e riceveva le scocche già pronte dalla Romania, le costruiva in loco in Abruzzo, e poi però con il rivoluzionamento dell'Aro, la caduta di Ceausescu violenta, la fabbrica di Campuluncio ruppe gli accordi con la CM, che lo stabilimento passò alla Honda, e l'Aro 10, che comunque era sempre un fuoristrada, che è ritenuto sempre un passo sotto quelli giapponesi, certo. La Samurai, la Pajero e le altre, l'Aro 10 smise di essere prodotto in Italia. Era anche il periodo, bisogna dirlo, un piccolo excursus in cui c'erano tutte queste avventure molto velleitarie di fuoristrada, anche il fissore Magnum, anche lo Iato, anche il Viagini Passo. Si tentava in tutti i modi, o con i complete knockdown, oppure con soluzioni autarchiche, però alla fine le giapponesi e la Geländewagen si sono rivelate una spanna superiori. Gli esperimenti italiani hanno finito per chiudere tutti, anche se il fissore Magnum, antesignano del SUV, bisogna veramente dirlo. Esatto, ha aperto una nuova via, no? Sì, Vera e propria. come la Lada Niva, del resto antesignano del SUV senza saperlo, un segmento il SUV che ancora oggi in Russia viene guardato un po' con gli occhi storti, ma che è stato proprio inaugurato dalla Lada Niva, che aveva questa particolarità. Sembrava una 127 gigante, a vederla così, proprio le forme ricordavano quelle della 127 seconda versione, però Anche parte della meccanica era Fiat. esatto, tanto per dimostrare il know-how a cui la Lada attingeva dall'Italia, perché proprio abbiamo già detto, l'Italia era l'unico paese nei primissimi tempi dell'Unione Sovietica ad avere rapporti privilegiati con Mosca, Togliatti, che era del resto il nome del grande statista. Comunque veramente la Lada aveva accesso al know-how della Fiat in forma molto contenuta, poteva produrre in Unione Sovietica le Žiguli, che erano le 128, riceveva il know-how per la Lada Niva, comunque sempre una cooperazione molto contenuta. Si faceva sempre in modo che non arrivasse mai le ultime novità italiane in Russia, perché altrimenti si rischiava veramente per i sovietici di creare auto migliori di quelle nostrane. La Lada Niva, se non ricordo male, per tantissimi anni è stata raffreddata ad aria, proprio per il discorso di temperature, che loro era vietato praticamente per il raffreddamento a liquido, no? Sì. Ad Esatto. oggi? Ad oggi, ancora oggi, per i modelli sul mercato russo sono modelli raffreddati ad aria. Anche il Kamaz è un camion che ha la Kamaz. particolarità di essere raffreddato ad aria, ne stavamo giusto... E torniamo alle competizioni anche qua. Sì, esatto, Giusto? dominatore della Dakar per molti anni a partire dalla perestroica, e questa è stata l'unica cosa, una delle poche cose che della perestroica hanno giovato al blocco Esatto. automobilistico dell'Europa, della Russia, perché il Kamaz Master, con un progresso a passi raggiganti, una tecnologia segreta, bisogna dirlo, tecnologia coperta da completo segreto quasi militare, il Kamaz ha saputo rapidamente sovrastare i DAF, i Tatra, gli Iveco, e quindi diventare un grandissimo top player fino alla situazione attuale che ha portato all'estromissione della Dakar della Kamaz. E di fatto la situazione attuale, vogliamo dirlo Federico, che rischia di riportare l'automotive russo, non più quello dei paesi confinanti, che ormai si è aperto all'Europa orientale, si è aperto all'Europa occidentale, che ormai è stato colonizzato. Per esempio la Holtcit è diventata Ford Romania, pure in Polonia la FSO è stata sotto il controllo credo anche quello della Ford, e anche la Skoda è passata sotto il controllo del gruppo Volkswagen, però quello russo ancora adesso è in uno stato di autarchia, di autosufficienza forzata, però attenzione, perché se prima c'era soltanto il mercato americano e europeo con cui rivaleggiava l'automotive russo, adesso ci sono altri mercati con cui le case russe possono entrare in contatto a livello positivo. Quali secondo te? Quali sono? Indiano, gruppi indiani, Mahindra, Tata, Hindustan, e cinesi, la Cina, che inizialmente influenzata in modo molto timido dal blocco sovietico, venivano prodotti camion, venivano prodotti timidamente pochi modelli, si preferiva usare la bicicletta, ma adesso l'automotive cinese ha fatto un progresso a passi da gigante e adesso potenzialmente potrebbe essere in grado di aiutare l'automotive russo, l'automotive di Putin, a evitare di finire in uno stato di completa anarchia che potrebbe danneggiarlo, e un interscambio che potrebbe salvare le case come la Lada, case come la Watts, e permettersi di svilupparsi ancora e rimanere competitivi. Quindi noi abbiamo fatto tante considerazioni di
tipo storico. La storia spesso si ripete. Secondo te cosa ci aspetta, cosa abbiamo davanti rispetto alla crisi russa di cui abbiamo parlato prima? Allora, potrebbe venire meno un'idea di un mercato automobilistico globale a 360 gradi. Potrebbe formarsi un sistema di blocchi, proprio come si sta formando a livello politico, con da una parte il G7 e la NATO e da una parte il BRICS. E questo si sta iniziando, potrebbe formare anche il settore dell'automotive, continuando la situazione di tensione così, continuando il mercato russo a essere isolato all'Occidente, all'Europa, potrebbe aprirsi anche l'automotive all'India, alla Cina, che non sono più potenze di poco conto, che copiavano anche quelle da vecchi progetti andati da chissà quanto. In India facevano le auto inglesi degli anni 50, ancora negli anni 80. Se ti ricordi la pubblicità della Peugeot 206, certo, quando prendevano una vecchia Hindustan e la demolivano contro un muro per farla sembrare il 206, quello un genio. Adesso l'India è un top player, ha comprato addirittura la Jaguar, e la Russia potrebbe rivolgersi all'India per evitare il completo isolamento e potrebbe anche diventare potenzialmente, paradossalmente, più competitivo di quanto non sarebbe stato rimanendo alleata con Renault, con Nissan e con i gruppi occidentali e giapponesi. Quindi abbiamo parlato di passato, di futuro, non possiamo che invitarti nuovamente. Domenico, a te la parola. Un'ultima domanda a questo Certo, punto, visto che abbiamo parlato di questi blocchi. Concludiamo con il presente, forse un accenno sul futuro. Vediamo che l'automobile oggi, come dicevi, abbiamo l'Asia, no? Che si sta muovendo in un certo modo, ha abbandonato il discorso della copia, ma anche un loro design. Sì. Non ci scordiamo che in Kia c'è stato lo zampino di Giugiaro, no? per cambiare un po' e avere un'idea, per diversificare quello che era l'Occidente, no? Rispetto al loro disegno. Invece sta accadendo qualcos'altro in Europa. Secondo te, il tuo punto di vista, il discorso che in Europa sono rimasti veramente pochissimi gruppi reali di automobili, perché poi le auto sono tutte identiche, dicevi la Skoda è passata sotto Volkswagen, eccetera, eccetera, queste si sono unite e quindi effettivamente se noi andiamo oggi sul mercato, apriamo un qualsiasi giornale, un Ibiza, una Golf o un'altra vettura sono la stessa cambiando il logo. Purtroppo sta accadendo anche per quello che è il mondo Fiat, a parte la Lancia Y che ha un design diverso, ma stiamo prendendo una Peugeot. Questo deriva dal fatto che l'automobilista europeo non ha più interesse o è le case automobilistiche si sono unite per imporci un design del genere, rischiando di perdere mercato qualora l'Asia, con dei modelli molto più belli come Mazda, possono arrivare da noi appassionati? Beh, intanto possiamo anche dire che anche le case giapponesi stanno attraversando un momento di crisi e si stanno uniformando, come dimostra la fusione tra Nissan e Honda. Ma sì, in effetti si sta uniformando sempre più la gamma con copie delle copie delle copie. Un tempo era più comune vedere i furgoni con tutti i furgoni uguali con marchi diversi, come il Ducato che diventava Boxer, che diventava J5 a seconda del costruttore, o diventava C25 semplicemente cambiando la calandra dei fari. Adesso anche le macchine hanno la stessa forma, la stessa carrozzeria e le case, per diversificare un po', creano con qualche modello un marchio di prestigio, come faceva la Toyota con la Lexus e la Nissan con l'Infiniti. Ma purtroppo c'è una piattezza e un'uniformità che rischia di danneggiare l'automotive europeo, e io penso che anche senza la crisi internazionale forse la Russia avrebbe iniziato a muovere qualche passo indietro piuttosto che uniformarsi completamente al mercato occidentale, perché si sta attraversando un periodo di crisi dell'automotive tradizionale, modelli sempre più uniformi, più piatti, tutti uguali, e anche poco appetibili, che stanno iniziando a non piacere più agli appassionati. Poi questo elettrico anche che sta recando non pochi fastidi. Questo dovremmo fare addirittura un'altra puntata, perché secondo me abbiamo almeno 30 minuti di questo. Noi siamo partiti dai carburatori, quindi figuriamoci. Sì, dalla comunque, nascita. esatto. Torno dall'altra parte della telecamera per ringraziare Nico, perché devo dire è stato prezioso con tutta la tua conoscenza, nozioni, punti di riferimento, no? di ogni casa automobilistica e dettaglio. A questo punto, Federico, lanciamo delle nuove interviste, dei nuovi appuntamenti con Nico. Sei il benvenuto quando vuoi. Sì, ovviamente sì, anche perché abbiamo detto bisognerebbe parlare, per concludere, visto che non eravamo arrivati alla fine, che comunque il mercato occidentale deve guardare se stesso, perché a parte l'incertezza tra elettrico e termico, a parte delle gamme che si stanno uniformando, qui
c'è in atto un processo che potrebbe essere anche di implosione e che potrebbe anche coinvolgere il motorsport, perché tu inizi a guardare come si sta riducendo anche l'attività delle case dei motorsport. UTCR con pochissime case, in parte che solo in piccola parte europee, possiamo anche dire i rally ci sono soltanto 3 case, quindi è una situazione di implosione che potrebbe accaduta coinvolgere non soltanto l'automotive civile ma anche quello sportivo, e chissà che magari la nuova direzione presa dalla Russia di rivolgersi al BRICS non possa essere paradossalmente quella azzeccata. Bene. Chiudo ridendo. Il motorsport non è terminato negli anni 90 con Pietone Giovanardi e l'uscita della Lancia nei rally. Aspetta che ripartiamo alla grande. No, infatti, no, non possiamo. Chiudiamo con Pietone Giovanardi. Noi ci prendiamo un appuntamento però, Nico. Certamente. Stagione 2025, avremo bisogno, avremo piacere di avere qualche tua rubrica, qualche tua chiacchierata a fine weekend di gare. Ovviamente sì, quando sarà possibile verrò certamente a Terni in tutte le circostanze per raccontare gli eventi che ci sono, e certo che lo farò ben volentieri, anche perché sono qui di casa, è la mia provincia, un Terni tra l'altro una città con una grande tradizione motoristica, con libero liberati, con tanti piloti, tra cui te. Grazie. Anche tante gare che sono passate purtroppo alla tra storia. i grandi o tra i tanti? Tra i grandi. Tra i grandi. Marmore, Stronconi Prati, tante cronoscalate avevamo e tante purtroppo le abbiamo mandate al dimenticatoio. Dimenticate, sì. Peccato. Comunque veramente sì, c'è veramente un motorsport che comunque sopravvive per la sua esistenza. Con gli anni del Covid ha avuto veramente un momento molto critico, Domenico, è stato un momento molto difficile. Ora ci stiamo un pochino rimettendo in piedi, ma tanti sono i motivi di debolezza, tante cose che non sono state risolte. E si continua a restringere l'attività e ogni anno si guarda con sempre maggiore preoccupazione al successivo, quindi sì. Ma siamo fiduciosi e quindi abbiamo questo impegno per il 2025 e lo manteniamo, giusto? Lo manterremo e intanto diamo subito l'invito a marzo, quando comincerà l'attività, il 16 marzo Magione, la settimana prima Foligno, quindi saranno le prime gare nel motorsport umbrio, il 16 marzo Autodromo dell'Umbria, poi prima ci sarà il Rally Città di Foligno e Red Dead Nido dell'Aquila, quindi noi ne parleremo. Ne parleremo. Ne parleremo. Grande. Grazie. Grazie ancora. Grazie, a presto. Grazie, Federico. Grazie.